Buongiorno a tutti. Oggi vi mostrerò come tagliare e cucire un modello base che io ho già preparato anticipatamente e vi ho fatto vedere come si crea un modello base di ginnastica artistica la volta scorsa nei scorsi video con questo strumento che mi è stato espressamente chiesto se erano due o se era una. È una sola, lato A e lato B. Misura 40 x 28. Di particolare sono le forme e studiata su 14 taglie. Vi ho già spiegato nel primo video, incluso c'è il manuale delle istruzioni, quindi se avete dei dubbi consultate il manuale. Cominciamo con il taglio. Io ho già posizionato il mio modello in doppio, questo è in doppio, sul dritto filo. Ricordatevi sempre che il dritto filo dei tessuti elastici solitamente sono al contrario, quindi noi avremo la cimosa da questo lato, vedete? Questa è la cimosa. Però per togliervi ogni dubbio seguite l'elasticità del tessuto. In questo caso il nostro body dovrà essere tagliato per la lunga e l'elasticità dovete sentirla per la lunga, quindi in questa posizione. La cimosa ce l'ho da quest'altro lato. Proseguo col taglio. Vi ho già spiegato nell'altro video che questi modelli sono compresi di margini di cucitura, quindi voi dovete semplicemente seguire la sagoma. Incomincio con il davanti e taglio il mio girocollo, spalla, giro manica davanti, ricordatevi che quando puntate gli spilli magari sempre in sbieco, in modo che non vi fanno le pieghe sotto e avete il tessuto non tirato. Ho perso un pezzettino, però. Finito il davanti, tagliamo il dietro, sempre tutto a filo. Quindi abbiamo il nostro modello tagliato. Spuntiamo il nostro modello, tagliato il nostro modello e spuntato, apriamo e lo troviamo intero. Adesso tagliamo la foderina per la sgambatura. Prendiamo un pezzo di maglina microfibra con la doppia elasticità, posizioniamo il davanti e tagliamo la nostra foderina. Con qualche spellino.
non è necessario che sia molto grande. Io mi fermo qui, vedete, poi la piego così, mi faccio la mia metà un po' arrotondata, così. Questa è la mia foderina che andrò a mettere qui sotto. E vi farò vedere adesso come cucire. Ma come prima cosa ricordatevi sempre di fare delle prove con la vostra macchina da cucire. Quindi ci prendiamo dei nostri pezzetti e facciamo le prove. Vi faccio vedere come tagliare i bordini, che ci servono bordini per giromanica e girocollo, e dopo proseguiamo all'assemblaggio. Ci servono dei bordini come questi, dobbiamo tagliare delle strisce come queste qui, quindi vi farò vedere come tagliarle. Ricordiamoci che il nostro body l'abbiamo tagliato per così, con la cimosa sotto. Per i bordini invece dobbiamo tagliarli per così, perché l'elasticità ce l'abbiamo per così e dobbiamo averla per così. Quindi la nostra trama, la nostra cimosa sarà così. Vi farò vedere come tagliare le strisce. Prendiamo una rotella del tipo che si trovano in commercio tranquillamente, senza, se la cercate la trovate. Raddrizziamo il tutto. Devo tagliare una striscia di 3 centimetri, quindi 1, 2 e 3. In questo caso sono storta. Teniamo sempre la squadra verso di noi, perché così riusciamo a schiacciare bene e tagliare dritte le nostre strisce, che la striscia resti sotto, così non si sposta. Ne tagliamo 3, dipende dalla lunghezza che avete. Io ho un pezzettino piccolo, quindi devo gestirmi con 3. 1, 2, magari me ne servono anche 2, però 2 e 3. Una, 2 e 3. Questi saranno i nostri bordini. A questo punto, tagliato le nostre strisce, prima cosa da fare, cambiare l'ago alla nostra macchina da cucire con l'ago per la licra, questi esattamente. Seconda cosa, io uso del filo da cucire, un poliestere va bene, un sintetico praticamente. Adesso vi faccio vedere, prima di cucire il nostro body, assicuriamoci sempre di fare un campioncino. Comunque provate sempre prima il tessuto, così provate le tensioni. Io adesso ve lo faccio vedere su un filo bianco, così vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Prendete un campioncino, io sono sul 6, ma molto probabilmente devo allentarlo, perché sennò mi si spezza. Lo facciamo cuciamo con un zigzaghino o il punto elastico, ma ve lo faccio vedere dopo. Io vado sul 3 e vado sul zigzag. Lo faccio piuttosto piccolo e tengo 1,5, così.
c'è bisogno di tirare, perché se tirate non va bene né da questo lato né da questo lato. Dovete lasciare andare il tessuto, dovete solo accompagnarlo, bisogna solo accompagnarla la licra in questo modo. E proviamo le nostre tensioni. Si spezza, quindi dobbiamo allentare la tensione sia sopra che sotto. Dal 6 passo al 4, dal sotto la navetta è troppo stretta e allento un pochino, quindi dentro questa fessurina qui allento un pochino. Così. Dovete sentirlo piuttosto lento il filo, non tirato. Riprendiamo. Io lo faccio un po' più piccolo. Troppo piccolo, più fitto. Il vostro zigzaghino è così. Si rompe ancora, quindi andiamo ad allentare e mettiamo sul 3. Il sotto invece va bene, è già morbido. Si rompe ancora, quindi allentiamo ancora di mezzo puntino e vado sul 2,5. E io direi che ci siamo e non si rompe più. Oltre a questo punto il zigzag, se non avete nient'altro fate il zigzag, se no potete fare il punto elastico, che è questo, il numero 8, questo qui, 8. Io voglio che sia più largo, quindi lo metto sul 4 e voglio che sia più stretto. Un po' più stretto. Vedete che io lo accompagno solo il tessuto, non lo tiro. E questo è il nostro punto elastico, vedete? Adesso si è rotto perché ho tirato tanto, però è ancora teso sotto, vedete che il sotto tira ancora, quindi bisogna spostare, smollare ancora un po' il sotto. Ancora un pochino, senza esagerare. Magari andate per gradi. Questo lo fate ogni volta che cambiate il cotone, perché in base al cotone che usate dovete regolare le tensioni. E io direi che ci siamo. Ok, e vi risulterà così la cucitura.
vi farò vedere adesso una cucitura con il zigzag e una cucitura col punto elastico, in modo che riuscite a capire bene. Allora, dritto su dritto. Adesso la faccio a zigzag. Mi devo ricordare che comunque devo lasciare il mio mezzo centimetro. Non tirate né da una parte né dall'altra, cioè lasciatelo, accompagnatelo, perché tanto la macchina ve lo trasporta da sola. Vedete? Poi diamo comunque sempre una controllatina che non si spezza il filo. La spalla. L'altra spalla lo facciamo con l'altro punto che vi ho fatto vedere prima. Mi è già rimasto in memoria perché ha la memoria. In questo caso dovete cucirlo così, che vi resta come anche una pulitura. Adesso qui vi lascio un pezzettino aperto e io parto da qui, così vi faccio vedere due modi per attaccare i bordini. Parto da qui. Allunghiamo un po' se vi sembra troppo fitto. Teniamo sempre le due parti uguali, cioè puntate giuste, così ci rendiamo conto se stiamo tirando troppo il sopra o troppo il sotto. Vedete che io non tiro, lo lascio prendere dalla macchina. Adesso devo chiudere il sotto e devo mettere la foderina dal dietro, dalla parte dietro, così mettiamo la foderina appunto con un paio di spilli, così, anche solo il dietro. E vado a chiudere. Poi se si avanza un pezzettino e giriamo questa sul davanti così, in modo che vi resta pulita la cucitura e vi resta la foderina dentro. Io la punto con uno spillino di qua e uno spillino di qua.
Adesso mettiamo i nostri bordini. Tolgo questo, per chi non ce l'ha può lavorare anche al contrario, dalla parte del dritto. Se non avete voglia di fare la cucitura del bordino, fate in questo modo: dove abbiamo lasciato aperto, così, che magari potete farlo prima di chiudere, metto il mio giromanica, così, subito prendo il mio bordino e lo tengo a metà, lo piego a metà, quindi questo è il mio bordino, lo piego a metà, così. Lo metto. Se poi non siete sicuri, magari ve lo imbastite o il trucchetto sta nel tirare, non tirare, tenere teso questo. Quindi quando lo cucite dovete tenerlo leggermente teso, vedete? Leggermente teso, così. Io adesso allungo un po' il punto, perché sennò mi tira troppo. Sempre tenuto piegato a metà. Se non siete sicuri lo imbastite, e leggermente teso, in modo che vi va dentro un po' di morbidezza e quando è finito il bordino non rolla. Non deve andare dentro arricciato, deve andare dentro un po' di morbidezza. E finisco in fuori. Taglio. Vedete che è leggermente ondulato perché ho tirato un po' di più questo qui, ma ve l'ho spiegato prima, l'ho fatto di proposito perché poi quando andiamo a tirare il nostro bordino va a posto e non vi fa l'effetto ondulato del bordino se lo mettete morbido, vi dà questo effetto qui. Poi chiudiamo, se volete una chiusura così. Partiamo sempre dall'alto, magari ci puntiamo uno spillo così vengono pari. Giù l'ago, così spingiamo il tessuto verso l'ago e siamo sicuri. Ovviamente diamo qualche puntino poi indietro, poi togliamo lo spillo perché non ci serve più e chiudiamo. Dopo magari affranchiamo un po' il filo così e resta finito così. Non è bello come rifinitura. Dopo, quando avete il filo, lo affrancate a mano qui e questa resta una rifinitura così. Facciamo la scollatura. Parto da un lato della spalla.
questo è piccolo, ne prendo uno più grande, piego sempre a metà, mi raddrizzo e lo metto a filo della mia cucitura, però non parto da lì, parto un po' più avanti, quindi da qui. Perché dopo devo chiudere il bordino. Ricordiamoci sempre di tirare un po'. E quando ci troviamo sia nel mezzo davanti che nel mezzo dietro, tiriamo un po' di più. Solo nel mezzo davanti e nel mezzo dietro. Stessa cosa se usate il bordino. Qui sono nel centro dietro e allora tiro un po' di più. Dopo provate sempre prima su dei pezzetti, vi prendete il vostro pezzettino e provate. Io adesso mi fermo qui perché poi devo chiudere questo, quindi arrivo alla mia spalla, tagliamo proprio giusto dove, perché è la morbidezza che poi ci serve, che deve andare dentro, e arrivo proprio alla cucitura, deve essere proprio a filo, così, a filo così. Adesso devo chiudere il mio bordino, che lo faccio anche con una cucitura dritta. Con un puntino più piccolo, abbastanza fitto. Poi noi siamo così. Mettiamo bordino e bordino, dritto su dritto, in questo modo. La malizia sta di fare una leggera curva qui così, quindi non deve essere dritto. Facciamolo così, che così lo vedete meglio. Metà. Andiamo leggermente a togliere quella puntina che va per così, sia di qua che di qua. Così, che va leggermente, e chiudiamo. Vedete che vi dà quell'effetto qua, così, tac tac, così. Io non punto niente, ma voi, se volete, puntate, così siete più sicure. Franchiamo un pochino. E abbiamo chiuso il nostro bordino. Poi lo apriamo e chiudiamo la nostra cucitura. Vedete che deve andare dentro quella morbidezza lì, e quindi tiriamo, rimettiamo il nostro punto, che era l'8,
magari dovete avere la malizia poi di spingerlo un pochino, perché nel grosso e abbiamo finito la nostra scollatura e vi resta il bordino pulito così. Adesso lo vedete arricciato, ma una volta che noi poi lo indossiamo l'arricciatura sparisce. Così. Il discorso di tirare un po' di più qui nel mezzo dietro è perché poi quando è indosso non fa quel molle qui, gli resta bello teso. Fatto i nostri bordini, vedete, io questo l'ho chiuso come il girocollo, vedete, è più pulito, resta pulito. Io lo preferisco, però se non volete fare una cosa piuttosto veloce, che lo chiudete così come vi ho fatto vedere prima. Adesso facciamo la sgambatura. Per fare la sgambatura io uso dell'elastico di silicone, quello che si usa per i costumi, però in commercio, questo non lo so se si trova in commercio, però potete usare anche l'elastico un elastico normale, normalissimo, semplice elastico normale. Vi faccio vedere che comunque la differenza non cambia tra questo e questo. Ricordiamoci sempre che dobbiamo dare dentro un po' di morbidezza, perché non deve essere tirato o teso, perché sennò la nostra sgambatura fa tutte le onde. Quindi dobbiamo fare un zigzag con la larghezza del zigzag piuttosto larga, e vado sul 4,5, proviamo sul 4,5 e qui molto lungo il punto, vado al massimo. Io provo su un pezzettino prima, sempre farsi il campione, così vediamo la tensione, vediamo se si spezza e proviamo quasi a filo del tessuto, metto l'elastico. Con il punto così lungo si arriccia da solo automaticamente se noi teniamo questo piuttosto teso, non tirato, teso, e lo lasciamo scorrere tra le dita. Più lo tiriamo e più si arriccia. Vedi? Noi dobbiamo tenerlo teso e la morbidezza va dentro da sola, vedete? Questo è il risultato che voglio avere. Vado ad accorciarlo un po' di più. Questo è il risultato che voglio avere. Vedete che è un po' ondulato, vuol dire che gli ho dato dentro un po' di morbidezza. E vi faccio vedere che non cambia facendo anche con quella col silicone, che è uguale, solo che è quella che si usa per i costumi da bagno, sempre a filo, tengo teso, e questo è il risultato che voglio avere. Vediamo se si spezza, controlliamo sempre. No, posso tirare proprio a, non si spezza, quindi proseguiamo col nostro costume. Mettiamo sotto la nostra macchina, così.
prima ve lo faccio vedere con questo elastico. E andiamo un pochino piano, dove c'è la giunta. Dobbiamo restare a filo dell'elastico. Vedete? Deve andare dentro un po' di morbidezza. Controlliamo le nostre cuciture dove vanno. Poi non preoccupatevi se vi avanza quel pochino lì. Allora, o pian pianino con le forbici lo tagliate, se no potete anche lasciarlo. Strafogliare sotto. E finiamo qui. Vedete che resta piuttosto arricciato, no, arricciato, morbido, deve andare dentro la morbidezza giusta che mi serve. Proseguo con l'altra gamba, ma con l'altro elastichino. Ovviamente voi quando lo fate usate tutti e due gli elastici uguali. Adesso ve lo sto facendo vedere, così avete le due opzioni. Stesso discorso, tengo un po' teso. Cuciture, queste sono andate aperte, però possiamo anche non aprirle, facciamole andare tutte da una parte. Poi se vedete delle sbavature, le togliamo. Così. Vedete? Poi controlliamo il giro gamba. Ovviamente sarà una diversa dall'altra perché ho usato due elastici diversi, però voi gli date una controllata, quindi cucitura su cucitura, e controllate se sono tutte e due uguali. In questo caso non è uguale perché sono due elastici diversi, però voi controllate sempre che sia uguale, che vi devono combaciare. Messo il nostro elastichino, andiamo a ribatterlo. Usiamo sempre lo stesso punto, il zigzag, però lo stringiamo un pochino, non così largo, non teniamolo così largo, facciamolo un po' più piccolo. Così. E questo possiamo fare sul 3. Poi lo controllate comunque. Ripeto, fate sempre un campione, sia mettendo l'elastico e provando a ribatterlo, e poi proseguite sul capo. Vado a ribatterlo, quindi mi giro indietro il mio elastico, avendo la malizia di tirare, di tenere teso un po' questo sotto, di modo che qui non vi fa tutte il molle. Questo dovete tenerlo un po' teso.
vedete, se lo lasciate vi resta tutte quelle ondine qui, e invece io non le voglio, quindi dovete tirare un pochino e con questo cercare di tirare un po' questo, in modo che non vi si fanno quelle ondine. Se io non lo tiro mi si fanno quelle ondine qua che non voglio, esteticamente sono brutte. E come vedete io ho fatto tutto con questa macchina, che non è una delle migliori, è una alla portata di tutti. Andate un po' avanti e questo è il nostro giro gamba finito. Ribattiamo anche l'altro. Teniamo sempre i fili dietro, così non fa il garbuglio. Vi ha fatto il garbuglio perché l'ho tirato, però tagliamo il filo. E questo è il nostro body finito. Vedete? Questo è il lavoro che dovete vedere. Un po' di morbidezza, che si vede anche a occhio, che serve per trattenere il costume sulla gamba della vostra ragazza o ragazzo che sia. E si può fare tutto con una macchina normale. Adesso ecco finito il nostro body. Andiamo alla prova del 9, quindi lo mettiamo sulla nostra persona. Io ho usato il manichino, ho usato le misure del mio manichino. Direi che è perfetto. Vedete che non fa nessuna piega qui in mezzo, né qui e né sotto qui. Questo è il lavoro che a me piace di più, con la finitura del bordino in questo modo. Se invece volete fare un lavoro un po' più veloce, lo fate così come vi ho fatto vedere, ma esteticamente non è bello da vedere. Se questo video vi è piaciuto, mettete tanti like, mi raccomando, così mi aiutate a proseguire e a mandare avanti il mio canale, e vi invito a iscrivervi sul gruppo Cucito a Casa Mia, sulla pagina Facebook di Cucito a Casa Mia. Qui sotto al video troverete tutti i link per le varie informazioni e se avete bisogno contattatemi. Arrivederci, alla prossima!